Cioè, vedi il potere, così Sì, i no. corpi che vengono organizzati. L'autorità dell'insegnante è sempre più debole. Bravo. E questa è una cosa di cui all'estero non si parla tanto. Vai a sculacciare le rane. Diciamo che tra dire e il fare, come spesso succede, No, ma secondo me il c'è di mezzo la contenuto- renna. Italialized. Ma bentornati. A sisu e spaghetti. Ma la tempora currunt. Esatto. Oggi l'argomento della puntata sarà un po' meno allegro, ma è molto importante. Sì. Perché la Finlandia ha questa nomea all'estero di essere il paese dell'educazione scolastica perfetta. Il top. Esatto. Al di là che questo non è vero, ne parleremo in un'altra puntata, perché nei test PISA la Finlandia è scesa dal secondo al 19° posto. Per colpa di tutti gli immigrati per che ci colpa sono come mia, noi. perché mi sono laureato io, ho detto cazzo, è arrivato Ribaldini Ad abbassare la media. Sì, diamo 20 posizioni di penalizzazione. Ma al di là di questo, la Finlandia ha un problema all'interno del mondo scolastico che la accomuna tantissimo con l'Italia, e questa è una cosa di cui all'estero non si parla tanto, ma ne parliamo oggi io e Francesco. Secondo me neanche in Finlandia si parla tantissimo, è ancora un po' un tabù ogni tanto. Sono d'accordo in parte, ma ti dirò la mia opinione un po' più articolata tra un momento. L'argomento di oggi è il bullismo nella scuola finlandese. Argomento importantissimo, ovviamente delicato, quindi vi ricordiamo che noi siamo qua a trattare un po' tutti gli argomenti, anche con atteggiamento faceto, non troppo serio. Questo però ci rendiamo conto che ovviamente è un argomento è da trattare con le pinze, ecco, sì, da trattare con le pinze. Vi ricordiamo che qualora vogliate commentare sotto al video, pensavo insultare, insultateci anche, ma fatelo in maniera educata. Ognuno ha diritto alla propria opinione. Come si dice vaffanculo in maniera edulcorata? Vai a sculacciare le rane. Lo diceva sempre la mia prof di fisica e matematica al liceo. E se no ti diceva 8 etti, perché non fai 1 chilo, non sei 1 chilo. Grande. Devo dire che è proprio bello. Saluto questo. la mia prof. Allora, partiamo con delle statistiche. Sì. Ogni 2 anni l'Istituto per la Sanità e il Welfare finlandese, pensateci, ogni 2 anni, fa una ricerca sul benessere degli studenti finlandesi, e tra cui anche questo il problema del bullismo è un grosso paragrafo di questa ricerca. Vi riportiamo alcuni dati dello studio. Il THL, lo diciamo solo il THL sì, perché ne riparleremo in altri video. Però è per dire che le cose che trattiamo oggi, essendo un argomento delicato come altri temi, i dati sono presi da fonti ufficiali attendibili, sempre. Non da Wikipedia dice quella frega niente. No, esatto, noi quando quelle poche volte che riportiamo dei dati numerici lo facciamo sempre controllando che siano fonti ufficiali, siano fonti verificate, non sia insomma Gennarin che si inventa perché l'ha sentita da mio cugino. Va bene. Ma lui c'è stato 2 anni, è venuto a fare il camionista qua, lui ne sa della esatto. è bravo. Nel 2025 lo studio ha coinvolto circa 270.000 studenti che hanno risposto. Lo studio è stato ha proposto un questionario a tutti gli studenti finlandesi. Le risposte arrivate sono da circa 270.000 studenti, che sono tantissime, perché qui abitano 5 milioni e mezzo di persone, è un paese con un calo demografico forte. Anche l'Italia. Sì, paragonabile all'Italia e al Giappone. Quindi diciamo che il campione è molto molto consistente dei dati. Questo campione ha incluso la 4ª e 5ª classe, che vuol dire circa 10 anni di età, 11 anni di età, la classe 8 e 9, quindi un po' più grandicelli, attorno ai 14-15 anni, licei e istituti professionali. Istituti professionali vuol dire uno studente, dopo aver finito la scuola di base a 14-15 anni, può decidere se far domanda per un liceo
oppure per fare un istituto di avviamento professionale. Come noi, anche noi c'erano quelli. Perfetto. Sì. La raccolta è anonima, volontaria e svolta con un questionario online supervisionato, quindi insomma non gli danno il foglio con 3 domande a crocette. Certo, e ovviamente essendo una risposta che viene in maniera anonima dagli studenti, ovviamente è abbastanza attendibile proprio perché è in forma anonima, però Sì. allo stesso tempo, cioè questo è il contesto, ecco, Sì, giusto per esatto, capire quindi un attimo. è una ricerca scientifica abbastanza seria. È stato riscontrato che dei bambini delle elementari che hanno risposto, circa 1 su 3 riporta di aver subito bullismo nel semestre primaverile, quindi ovviamente a un lasso di tempo molto largo. Nello stesso semestre primaverile, circa 1 studente su 4 delle medie riporta di aver subito bullismo, quindi è un fenomeno comunque, almeno a detta degli studenti, diffuso. Circa 1 studente su 10 riporta di subire bullismo settimanalmente, non su base semestrale, ma su base settimanale. Quindi una cosa ricorrente, che è molto più grave. E, dato ancora più allarmante, in un caso su 4, lo studente riporta che, secondo lui o lei, il personale scolastico era a conoscenza del caso di bullismo. Quindi questo ci fa capire che non solo il bullismo è un problema ancora diffuso nelle scuole finlandesi, ma è anche un problema di cui lo stesso sistema, lo stesso personale è a conoscenza, e io sono assolutamente sicuro, perché conosco tantissimi insegnanti, che nella maggior parte dei casi il personale vorrebbe fare qualcosa in merito, non è che la lasciano lì a dire vabbè, un chi se problema ne frega, risolvitela, no, esatto. non, sicuro che non è sicuramente questo il caso, e ci torneremo tra un momento, però evidentemente non ci sono metodi, non ci sono modi abbastanza efficaci per contrastare questo fenomeno, che è assolutamente preoccupante. Abbiamo parlato qui di bullismo, e la definizione di bullismo è molto 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 ampia. Anche in Italia si è fatto tantissimo parlare in questi anni del fatto che il bullismo non è più solo fisico, come magari era ai tempi, esatto, che in certi frangenti può essere anche peggio ancora, giusto? Certo, perché certo. Quando tu vedi 2 ragazzini che si scazzottano a scuola, puoi fisicamente intervenire, al di là del fatto che spesso e volentieri l'insegnante rischia la propria incolumità nel farlo, ma oggigiorno con il cyberbullismo è difficilissimo star dietro a quello che i ragazzini si scrivono su TikTok, su Instagram, Snapchat, Facebook, ma in realtà come si sputtanano sui social, esatto, per prendersi in giro, quelle cose, quindi si arriva anche delle cose un po' codarde, anche se vogliamo. Esattamente. Ma è stata fatta anche una parte dell'inchiesta, una parte del questionario sulle minacce fisiche. Riportiamo i dati sulle minacce fisiche. I maschi delle classi 4 e 5, quindi bambini di 10-11 anni, hanno subito nel 18% dei casi, quindi il 18% di questi bambini maschi ha subito minacce fisiche. 1 su 5 quasi. Esatto. Poco meno. La stessa identica percentuale riguarda anche i maschi delle classi 8-9, quindi attorno ai 14-15 anni. Quando si va al liceo la percentuale si abbassa al 12%, e quando andiamo negli istituti professionali si alza leggermente al 14%. Nel caso delle ragazzine o delle bambine e delle ragazzine, circa 1 su 10 riporta di aver subito minacce fisiche. D'altra parte è anche vero che storicamente, questo era già tipico, correggimi se sbaglio o se hai un'opinione diversa, ai nostri tempi era più difficile vedere violenza fisica o minacce fisiche tra le ragazze. Direi che per quanto riguarda loro il bullismo si esprime con altri modi, è più sul cyberbullismo, lo sparlare male, l'isolamento, il fare gruppo contro una ragazzina. Sì. No, io quello che ho avuto come esperienza diretta quando andavo a scuola io, allora, il periodo più problematico che ho vissuto io personalmente, che mi ricordi, scuole medie, sicuramente è stato il periodo più
come dire, intenso da quel punto di vista lì, senza ombra di dubbio. Ricordo tantissimi Sì, casi, concordo con e te. ricordo anche tantissime ragazze che si picchiavano tra di loro, si bruciavano i capelli, si sputavano addosso, quindi mi ricordo anche delle cose un po' gravi. Ma hai fatto una scuola media No, ma infatti per quello tua. ti dico, io ho un'esperienza diretta con questo mondo, Ok. quindi so perfettamente di cosa parlo. Elementari, zero, ma proprio zero, non esisteva per quella che è stata la mia esperienza. Medie, perché? Perché alle medie, stiamo parlando per me degli anni 90, c'erano tantissimi bulletti, cioè c'era già la figura del bulletto. Sì, E sì, una cosa sì. che ti ho detto prima di registrare la puntata, è che io mi ricordo perfettamente che a quell'età lì, cioè quell'età lì era molto percepibile, sensibile la differenza di età. Quindi io avevo magari 12 anni, c'era uno che ne aveva 13 o 14, magari era uno già segato 1 o 2 volte, che magari aveva fatto lo sviluppo più velocemente, era in classe, aveva tutti i vantaggi rispetto ti a te. ritrovi uno con te, allora la discriminante era uno se aveva lo scooter o no, perché a 14 anni potevi prendere lo scooter, e mi ricordo che lì c'era una sorta di sudditanza psicologica a differenza di un anno, e quello mi ricordo era proprio una cosa pesantissima, che poi è andata scemando dal liceo all'università. Non esisteva più, ovviamente al liceo già si sentiva molto di meno, ma io mi ricordo chiaramente che alle medie questa cosa era presentissima e aveva un effetto psicologico netto. Poi questi codardi, che abbiamo avuto un po' tutti, penso, ovviamente cosa fanno? Fanno gruppo, perché io non ho mai visto un bulletto venire da solo ad affrontarti, e quindi quella è una cosa tipica. E mi ricordo, io ho detto, un'esperienza stata molto netta, per cui io concordo con te, nel senso che anche per me le medie sono stati gli anni un po' più tragici e cruciali, ecco, in quel senso lì. Io penso che ho avuto un'esperienza, sì, anch'io ho subito bullismo dal punto di vista fisico, così, che era una cosa abbastanza comune, ecco, secondo me, nei nostri anni. Perché la società era diversa. La società era diversa, però a me è capitato anche un paio di volte di essere preso di mira proprio dal punto di vista psicologico. Io ricordo un compagno di classe che per circa un anno e mezzo mi isolò completamente, e ogni volta che si interfacciava con me, sia direttamente sia per interposta persona, era proprio, in italiano diremmo cattivo, ma insomma ci metteva del suo, per quasi come se mi odiasse. Io non ho mai capito perché. Provai a interrogarmi, ma gli ho fatto qualcosa, ho detto qualcosa fuori posto, c'è stato un malinteso, così non ho mai scoperto. Ma io feci un anno e mezzo con un compagno di classe che veramente si rapportava in maniera molto molto negativa. Mai un problema fisico, alzare le mani, una scazzottata, un calcio di troppo alla partita di calcetto, zero. Però questo è un esempio perfetto per dire che quella è proprio un'età molto particolare. Sì. E lì si comincia a sviluppare una netta differenza quando, ad esempio, noi alle elementari davamo del tu alla maestra, lì ti insegnavano già a dare del lei alla professoressa, quindi lì c'è stato proprio un cambiamento netto, uno sviluppo anche dei ragazzi che avevano anche una sessualità diversa a seconda dell'età. Io mi ricordo che quell'aspetto lì era anche molto forte. Insomma, la crescita, lo sviluppo ormonale in momenti diversi per ciascuno comunque fa una grandissima differenza. Se io ti dovessi indicare un'età target molto importante, io ti direi quella basata sulla mia esperienza. Esatto. Proseguiamo nel questionario del THL. È venuto fuori da questa inchiesta che c'è una grossa correlazione tra bullismo e discriminazione con il background migratorio. Nel 2025 tra gli studenti delle medie, quindi attorno ai 14 15 anni, nati all'estero con background straniero, la metà, il 51%, ha riferito discriminazione o bullismo a scuola o nel tempo libero nell'anno precedente, contro il 31% degli studenti con entrambi i genitori di background finlandese. Ora, tutte queste statistiche che vi abbiamo riportato, anche quelle in precedenza, si riferiscono non solo all'ambiente scolastico, quindi a quello che succede sul territorio, il territorio, insomma, il posto di studio, il posto della scuola, bensì in generale. Quindi noi ora anche in Italia l'abbiamo visto e sentito 1 milione di volte, il bullismo si estende
purtroppo anche la vita privata. Se non altro, una volta dicevi: finché non vado a scuola o quando vengo via da scuola, lo stronzetto o la stronzetta di turno, se non altro, non può venire fino a casa a prendermi, mi lascia stare, mi deve lasciare stare. Oggigiorno invece, siccome siamo tutti interconnessi e soprattutto i ragazzini passano un sacco di tempo sui social media, purtroppo quello continua anche lì. È una componente aggiuntiva che c'è oggi. Esatto. Quello che però non viene riportato da questo studio è chi commette i casi di bullismo. Qui viene l'indagine riporta, e chiaramente il questionario è fatto anche in un modo che è facile identificare chi sia la vittima del bullo. Perché è la vittima che parla. Esatto. Ma chi è il bullo? Cioè, a me piacerebbe molto capire le demografiche. Sono sempre gli stessi bulli? Oppure sono i gruppi di sportivi? Oppure sono in famiglia? Cioè, quello che intendo è: sono pochi bulli che bullizzano tanti studenti, o in realtà ci sono tanti bulli quanti studenti bullizzati? Anche quello è importante, effettivamente. Sono più i maschi o sono più le femmine? Sono più gli studenti con un background immigratorio o gli studenti, diciamo... Sui bulli mi verrebbe da pensare che sono più o meno le stesse persone che ripetono, diciamo, il comportamento nei confronti che pochi bulli bullizzano tanti studenti. Perché mi viene da pensare di nuovo una applicazione concreta di questa cosa. 50%, non penso che il 50% delle persone che incontra un ragazzo, per esempio, di straniero, il 50% della classe lo bullizzi. Penso che sia invece della gente che sono sempre il solito gruppetto che rompono le palle a più persone. A tutti, esatto, sì. Poi anche qui all'interno degli studenti con un background immigratorio sarebbe molto interessante vedere le varie etnie, le varie demografiche, chi è che viene colpito di più, chi è che viene colpito di meno. Beh, anche perché all'atto pratico mi viene da pensare, io ho visto qua tantissimi ragazzini che hanno, per dire, genitori inglesi, americani, quella roba lì, e vedi però anche, per dire, siriani o comunque Medio Oriente, asiatici, africani, sono sicuro al 100% che anche quello vada a incidere. Certo. E però una cosa per cui facciamo questa cosa è perché spesso la Finlandia in passato è stata associata, comunque sono state delle riportate, anche la Norvegia mi ricordo, alcuni episodi gravi, proprio gravi. Esatto, episodi gravi, stiamo parlando dei casi di violenza estrema nelle scuole. Diciamo che sono 5 i grossi casi della storia finlandese. Il primo fu nel 1989 alla scuola di Raumanmäki. Ci fu una sparatoria dove, diciamo, questo caso fu pianificato, ecco, dallo studente che si mise a sparare. Questo è stato il primo grande caso. Negli anni 2000 invece ci sono gli altri 4. 2 successero in tempi abbastanza ravvicinati, nel 2007 a Jokela e nel 2008 a Kauhajoki. Gli ultimi 2 casi invece furono nel 2019 nel college, diciamo, nella scuola professionale di Kuopio, e nel 2024, quindi l'altro ieri fondamentalmente, a Vanta. Io mi ricordo anche quello del 2019, ma quello del 2024, essendo qui da più tempo e potendo interfacciarsi alle notizie in maniera un po' più competente, ecco, anche con la lingua finlandese, me lo ricordo molto chiaramente. In quest'ultimo caso, nel 2024 a Vanta, uno studente di 12 anni sparò a 3 compagni della propria classe. Giovane, e 2 di questi compagni rimasero gravemente feriti, il terzo purtroppo non ce la fece. Certo. A Kuopio invece ci fu un attacco violento non dentro la scuola ma in un centro commerciale, quello non me lo ricordavo, in cui ci perse la vita una persona, ci furono 10 feriti, incluso un agente di polizia. Quello che colpirà di queste cose, adesso direte tutto questo è dovuto al bullismo, invece indagini delle autorità hanno sconfessato la tesi per cui tutti questi attacchi
siano successi a causa del bullismo, anche se il bullismo è ritenuta una delle concause, ma le cause complessive sono molto molto più poliedriche, sono da attribuire in generale all'isolamento di questi studenti singoli che poi commettono questi atti. Mi verrebbe da pensare anche all'accesso alle armi da fuoco. L'accesso alle armi da fuoco, che adesso è stato molto ristretto, ma negli anni 80 e anche nei primi anni 2000 purtroppo era molto più Sai perché facile. ti dico questa cosa? Perché anche quando avevo trattato l'argomento suicidi, una delle concause era la facilità di accesso alle armi da fuoco, che adesso esatto, è cambiata, diciamo. Esatto, e anche i casi di problemi di salute mentale. Oggigiorno la società finlandese, soprattutto all'interno dell'ambiente scolastico, è molto 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 più attenta nei confronti della salute mentale degli studenti, tant'è vero che anche i bulli non vengono più solamente puniti come forse si faceva una volta, ma si cerca anche di capire, dialogando con lo studente, quali sono, perché si comporti in maniera così aggressiva, così violenta, così intollerante nei confronti dei propri compagni di studi. Quindi mi verrebbe da dire che a livello di società questo è un problema che di cui la Finlandia è molto consapevole. Poi è diverso quello che sta succedendo dal punto di vista delle soluzioni, perché io ho parenti e amici che insegnano nelle scuole italiane, dove la situazione è disastrosa, perché? Perché ci sono meno fondi, le classi diventano sempre più grandi, il personale scolastico ha sempre meno potere. Sì, infatti sto pensando proprio quello, che Esatto. l'autorità dell'insegnante è sempre più debole. Bravo, tu tra l'altro hai usato un termine più giusto, io ho detto potere, adesso arriveranno i post-strutturalisti, cioè vedi il potere, così i corpi che vengono organizzati. Autorità forse è un termine più autorità di più intervenire, calzante, esatto. l'autorità anche della figura. Ma una volta io mi ricordo che noi avevamo una certa soggezione dell'autorità dell'insegnante. Anche al liceo, se la prof di tedesco mi ha dato un paio di 4 una volta, e tu zitto a casa, e il genitore diceva: come mai non hai studiato? Stiamo parlando sempre, facciamo un po' di chiarezza, perché stiamo parlando di casi in cui non c'era un eccesso di autorità da parte dell'insegnante, non di casi limite, ma stiamo parlando della classica, cioè il professore poteva rimproverarti, certo, farti il fornello, certo, perché vai male, perché non studi. Insomma, si dava per scontato che tu sei lì per imparare, l'insegnante è lì per insegnare. Adesso purtroppo, ad esempio, io leggo spesso le notizie italiane, capita spesso che l'insegnante riprende il ragazzo o la ragazza perché magari usava il cellulare, e interviene il genitore e va, in alcuni casi hai letto che andavano addirittura a pestare gli insegnanti. Siamo arrivati a quei livelli lì. Se non addirittura lo studente in classe, quando viene ripreso, reagisce anche fisicamente minacciando l'insegnante. Quelli sono dei casi limite, però che fanno capire come anche questa cosa, secondo me... Tra l'altro è di pochi mesi fa in Italia, cos'è stato di fine anno scorso, fine 2025, quel caso nel Bergamasco, adesso non ricordo se fosse proprio a Bergamo, nel Bergamasco, dell'insegnante di francese aggredita a coltellate dallo studente, insomma... Certo, no, lì sono una cosa gravissima. Sono dei casi gravissimi. Paradossalmente vi stupirà sapere che anche in Finlandia ci sono gli stessi problemi, perché la mia ragazza qualche volta è andata a fare delle supplenze nelle scuole, soprattutto la scuola media, e mi ha detto che è letteralmente, non figurativamente, ma letteralmente come se dovesse tenere dietro le belve scatenate allo zoo, perché anche lì classi molto numerose, studenti che, lei è una donna, una ragazza, non ti dico ragazzini di 11-12 anni cosa le dicono, penso che succeda anche alle maestre o agli insegnanti italiani. Sì. Chiediamo a loro se c'è qualcuno esatto, che quindi insegna. Commentate, ma io ho già la risposta, perché ne conosco, ecco, quindi confermate quello che sappiamo già. Vedete di confermare. Esatto, ecco, se no vi bullizziamo. Ecco. Capito? Quindi questo è un grosso problema, più forse a livello strutturale, nel senso che mancano le risorse, l'autorità degli insegnanti è stata, anche con buone intenzioni, diminuita o comunque un po' moderata, perché una volta,
siamo passati, ecco, nel giro di 50 anni dalle bacchettate sulle mani a lo studente può più o meno fare quello che vuole, no? E quindi adesso ci si scontra con questi problemi. In Finlandia in realtà se ne parla molto, le famiglie, gli insegnanti, il Ministero dell'Istruzione è molto consapevole di questo problema, ma ancora non si è arrivati a come risolverlo. Si parla tanto di garantire una salute mentale migliore per gli studenti in modo da evitare, per esempio, l'isolamento, accorgersi già per tempo, prima che succedano tragedie, di eventuali problemi mentali e così via. Però insomma, diciamo che tra dire e il fare, come spesso succede, no, ma secondo me c'è di mezzo la renna. Esatto, diciamo che il contenuto di oggi era principalmente per andare a trattare un tema che è oggettivamente una cosa che accade anche in Finlandia. Esatto, non solo negli Stati Uniti, che invece sono famosi per questo problema. Di parlare anche in maniera netta del fatto che c'è una correlazione, ma non diretta necessariamente, tra degli episodi molto gravi, come possono essere queste cose qua, esatto, e il fenomeno del bullismo, quindi appartengono alla stessa area, però non è che automaticamente il bullismo degenera in questo. Ecco, quindi definiamo anche questa cosa qua. Per chiudere, io mi sono accorto che, differentemente dall'Italia, in Finlandia c'è tanta consapevolezza anche sugli effetti a lungo termine del bullismo. Cosa intendo? Io conosco tantissime persone, cioè amici con cui ho una certa confidenza, che mi dicono: io mi sono accorto che ho sviluppato magari questa tendenza, questo modo di fare, mi sono limitata in tante cose così, perché a scuola c'era questo compagno, questa compagna di classe che mi ha bullizzato per anni, io ne ho sofferto, per me è stato un trauma, eccetera, eccetera. E questa cosa è molto discussa anche proprio a livello di superficie, no? A livello visibile della società. Ci sono tanti articoli di giornale, si sono fatte trasmissioni televisive, ci sono tanti podcast che ne parlano, oltre al nostro, ma è una cosa di cui la gente parla nelle conversazioni normali, mentre in Italia ancora, secondo me, si fa fatica a decenni di distanza dire io sono stato bullizzato a scuola. Cioè è una cosa che o la si denuncia e la si porta alla luce nel momento in cui succede, oppure è una cosa che poi cade un po' nel dimenticatoio. Anche perché adesso c'è un po' di stigma su questa cosa di venire fuori con delle cose dopo tempo, sì. Anche in altri ambiti ovviamente, anche più gravi, però, e poi c'è anche sempre la figura dell'educatore, quindi del genitore, e in molti casi mi viene da pensare, almeno di quello che mi ricordo io, e penso che ci sia una correlazione, qua qualche sociologo magari potrà dire qualcosa un po' più a livello accademico, tra il figlio problematico, bullo, magari i genitori in casa, cioè in famiglia c'è qual è la situazione educativa? Io ce l'ho ben in testa, molti dei bulli cosa era la situazione a casa, e non erano situazioni. Non hai tutti i torti, sì. Però non stiamo a parlare perché è troppo roba. Però questo era un argomento spinoso, vi invitiamo a commentare, chiaramente mantenendo un certo contegno, gli insulti. Fateli, anche no, grazie. Fateli. Fateli, ma tenete facce di cioccolato. Esatto. E se vedete degli episodi di bullismo, mi raccomando, riportateli, non state zitti, non bullizzate gli altri, perché la mia belle. E noi ci vediamo, ricordatevi che insomma questo abbiamo veramente grattato un po' solo la superficie in un fenomeno molto complesso. Ne ritorneremo, come di tanti altri argomenti, sicuramente a parlare, quindi fateci sapere se vi ha interessato, se volete che approfondiamo l'argomento, perché potremmo anche chiamare direttamente, anche dal punto di vista di educatori in prima persona, magari a parlare di qualche aspetto di questa cosa. Quindi ci salutiamo, Siso Spaghetti, grazie per averci seguito. Arvezzi. Ciao ciao.